Oh, finalmente un tablet che mi ha permesso di avere qualcosa in più da raccontare, un tablet che mi sia davvero piaciuto usare nel periodo del mio test. Insomma, qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo neanche così tanto, perché non è affatto un prodotto di nicchia, non è uno di quei prodotti così diversi perché è pensato per una nicchia specifica. Sto parlando di questo Huawei MatePad 11.5 versione 2025 che vi racconto in questa recensione. Se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi iniziamo. Il tablet l'ho adagiato un attimo lì perché non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing. Questo è il bundle, quello con la cover tastiera, la smart keyboard inclusa nel prezzo. Una cosa che vi voglio far vedere è questa bustina che include il pannetto in microfibra ed è veramente un signor pannetto. Voi direte, ma a me che me ne frega? Però posso dire che quando c'è un po' più di attenzione da parte delle aziende nel realizzare le confezioni, ci sembra sempre di aver speso un po' meglio i nostri soldi, sembra comunque almeno un ringraziamento per aver scelto loro piuttosto che qualcun altro. Qua dentro abbiamo un cavetto USB-A, USB-C, eccolo qua, la confezione è grande ma dentro c'è il cavetto, ma siamo fortunati perché l'unboxing non finisce qui, visto che Huawei ci ha voluto includere, per fortuna, anche un rapidissimo alimentatore da ben 40 watt, cosa che ormai non troviamo più neanche nei tablet. Qui invece sì. In più vi ho fatto intravedere il bundle e vi farò vedere all'interno del video anche lei, ovvero la M Pencil. E partiamo da raccontarvi la nostra esperienza proprio dalla qualità costruttiva e dall'incredibile sottigliezza di questo prodotto. Partiamo quindi dalla qualità costruttiva. Questo tablet è realizzato interamente in alluminio, tra l'altro con una scocca unibody veramente bellissima e con uno spessore, lo vedete qui, di appena 6,1 mm. È veramente sottilissimo, è molto bello da tenere in mano, tra l'altro trattiene pochissimo le impronte, nonostante il pannetto magari vi potesse far pensare diversamente. Il blocco fotocamere è leggermente sporgente ma è abbastanza piccolo, non dà particolarmente fastidio. Sono molto stondati questi bordi e poi anche questi angoli, vedete che il bilanciere del volume e il tasto di accensione sono posizionati tutti vicini a questo angolo, e vi anticipo anche una delle caratteristiche principali di questo prodotto, ovvero il fatto che abbiamo due speaker. Tra l'altro queste griglie sono molto grosse, ovviamente non è che le griglie indicano la qualità, ma sono un buon indizio da entrambi i lati corti, quindi comunque voi teniate il tablet, lui potrà garantirvi un audio stereo, di cui poi vi parlerò dopo. Ovviamente porta USB-C, pulito il lato inferiore, sul lato superiore abbiamo questi microfoni aggiuntivi ed è qui che si aggancia questa M Pencil di terza generazione che abbiamo avuto modo di provare. Tra l'altro molto elegante, mi piace moltissimo la punta trasparente. Per collegarci la cover tastiera i pin sono sul retro, ve la faccio vedere al volo e vi faccio vedere che questa cover tastiera ha il vantaggio di essere realizzata in due parti, quindi voi potete attaccare anche soltanto la parte posteriore che si aggancia così, ve la faccio vedere e vi faccio vedere, se la messa a fuoco mi assiste, che c'è questa aletta che vi permette di tenerlo quindi in piedi anche se non collegato alla parte inferiore magneticamente, eccola qua, che è quella della tastiera fisica. In questo caso poi si alloggia qui e abbiamo una tastiera QWERTY completa, purtroppo soltanto di tipo US, quindi i tasti in seconda funzione sono disegnati diversi ma poi funzionano se avete la memoria di ricordarvi dove sono, come la tastiera italiana, assolutamente senza nessun problema, e che funzionano quindi se avete la memoria corretta di ricordarvi dove stanno le seconde funzioni tranquillamente come una tastiera italiana. E poi ovviamente, come per tutti i prodotti, non possiamo trascurare la scheda tecnica. Vi parlo al volo di specifiche tecniche, quindi poggio un attimo il tablet da parte. Abbiamo un processore Kirin 8020 octa-core da 2.29 GHz con GPU Malion 920C,
8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, molto bene, visto che all'estero esiste anche un 128, ma da noi arriva direttamente quello con il doppio della memoria interna, non espandibile. Purtroppo non c'è una versione 4G o 5G, c'è solo la versione Wi-Fi, però è Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, non c'è un lettore di impronte digitali, ma se volete c'è lo sblocco con il volto. Le prestazioni sono veramente, veramente notevoli e questo probabilmente lo vedremo nel capitolo del software, anche proprio per l'eccellente lavoro che viene fatto fra software e hardware. In più qua dentro c'è anche un'enorme camera di vapore, un foglio di grafite grande il doppio rispetto al passato, quindi prestazioni di raffreddamento assolutamente eccellenti, anche perché è tutto in metallo, è molto sottile e nonostante le dimensioni grandi c'era comunque il rischio magari che potesse un po' scaldare quando messo sotto stress, invece da questo punto di vista molto bene. Il primo motivo per cui questo prodotto è diverso però è il suo display opaco, quindi questo è sicuramente il capitolo più importante di tutta la recensione. Parlarvi del display non è facilissimo perché a me ha veramente stregato e veramente mi sono domandato perché gli altri produttori non abbiano realizzato almeno una versione dei loro tablet in questo modo. È un display paper matte, che cosa vuol dire? Anzi matte. Matte in questo caso sta per opaco, è opaco e questo vuol dire che anche se proviamo a puntarci contro una fonte luminosa, adesso ho recuperato uno smartphone e ho acceso una torcia, vedete quell'ombra che vedete in giro? È la mia torcia, ma c'è un piccolo riflesso bianco, ma non c'è un vero difetto, non c'è un problema di visibilità. Questo è il tablet perfetto per essere usato anche all'esterno. La luminosità massima è di 600 nit, non è tantissimo in assoluto, ma è un buon valore per un tablet. I tablet hanno solitamente appunto valori un pochino più bassi, ed è un prodotto però che ha una visibilità che è veramente spettacolare. 2.5K di risoluzione, 1600x2456 pixel, 11.5 pollici di diagonale, e poi ancora un refresh rate a 120 Hz e un formato di 3 mezzi, che è sostanzialmente un'ottima via di mezzo fra la produttività e l'intrattenimento. Se vi faccio vedere per esempio un contenuto video, vedete che comunque riesce a riempire quasi la totalità dello schermo, e questo proprio perché 3 mezzi è un ottimo compromesso fra un classico 16 noni che sarebbe stato perfetto per un contenuto multimediale e invece un formato magari più vicino al 4 terzi per quanto riguarda la lettura. Vediamo se riesco anche a beccare un'altra scena, magari un pochino più luminoso, vediamo qua. Niente, ho beccato un filmato d'epoca a bassissima risoluzione, ecco qua, forse c'è qualcosa a risoluzione un pochino più alta ed è veramente spettacolare. Tra l'altro vedete Prime che funziona assolutamente in HD 1080 e la visibilità è veramente spettacolare. Tra l'altro non vi ho parlato di audio, lo farò a breve, altra cosa veramente notevole. Insomma, per me il display è assolutamente promosso e veramente mi domando perché altri produttori non abbiano abbracciato soluzioni simili, anche perché una cosa di cui non vi ho parlato è che non c'è nessuna frizione al tocco, sarà come toccare un vetro satinato liscissimo, un sasso liscissimo, veramente non c'è nessuna frizione. Tornare a usare uno smartphone dopo aver usato questo vi sembrerà veramente di sentire la frizione, l'oleosità di uno schermo classico, questo invece no, che spettacolo. E adesso parliamo di software, che non è affatto una cosa scontata, perché Huawei, lo sappiamo, ha seguito un percorso per cui ha abbandonato Android e, quantomeno sui tablet, ma anche sugli orologi e su altri dispositivi, ha abbracciato, ovviamente, il suo sistema operativo Harmony OS, che però ha molti punti in comune con Android, un po' per come funziona, ma anche per la sua compatibilità di fatto con le applicazioni con Android. Vi spiego di più in questo capitolo. Per parlarvi del software sono tornato alla modalità, anzi l'ho ripristinato perché io l'ho usato quasi solamente in questa modalità, nella modalità diciamo PC, diciamo così, con la tastiera e la penna attaccata, per parlarvi del sistema operativo. Allora, intanto qui
abbiamo Harmony OS, quindi non più il vecchio, tra virgolette, Android che trovavamo su altri prodotti Huawei del passato. Si tratta di un sistema operativo realizzato da Huawei dall'inizio, da zero, dalla base, e quindi completamente ripensato. È velocissimo, fluidissimo, niente veramente a che vedere con quello che potreste avere in mente con un vecchio tablet Android, magari di fascia media, con i suoi laghettini e le sue robe. Questo è veramente un fulmine. Potreste e dovreste, a ragione, essere un po' preoccupati della compatibilità con le app Android, ma vi rassicuro perché. Perché c'è Petal Search, c'è App Gallery, dove però, vi dico, le app stanno decisamente aumentando in numero, ma dirvi che qui c'è tutto sarebbe una bugia. Vedete che comunque le app più popolari ci sono comunque, ma appunto non vi racconterò una bugia, non ci sono tutte le app. Ma da qui voi potete installare Aurora Store, che installa a sua volta MicroG, che è una versione diciamo piccola, ridotta, light dei servizi Google, quanto basta per poter comunque accedere alle app del Play Store. Queste sono a tutti gli effetti le app del Play Store, e scaricarle qui tranquillamente. Quindi volete scaricarvi TikTok, ecco qua, la grafica è un po' diversa, ma state scaricando TikTok sostanzialmente dal Play Store, e in più avete anche la compatibilità con i servizi di Google. Grazie appunto a MicroG voi potrete fare per esempio il login nelle app tramite Google, usare app di Google, per esempio io uso Google Chrome con la sincronizzazione con il mio account eccetera eccetera. Rimangono fuori alcune cose, come negli smartphone, che però su un tablet secondo me sono praticamente ininfluenti, tipo Google Wallet o il supporto Android Auto. Dubito che vi possano mai interessare su di un tablet. Per le app che ho usato io non ho avuto nessun problema, ho fatto il login su Chrome con War Thunder, ho fatto il login con Google su Spark, ho fatto l'accesso a Meta su Instagram, ho fatto l'accesso a YouTube con il mio account, ho fatto l'accesso a YouTube Studio. No, non voglio usarlo, quindi tranquillamente posso andare a guardarmi qualsiasi video di YouTube e poi commentare con il mio account assolutamente senza nessun problema, quindi un'esperienza per me assolutamente completissima. Vi sto dicendo che funzioneranno al 100% tutte le app? No, però vi sto anche dicendo che oggettivamente quelle che sono un po' più a rischio, no? Magari qualche app bancaria, qualche, non so, un servizio di sharing di qualcosa, sono app che ragionevolmente non utilizzerete su un tablet. Ci sono un po' di app preinstallate di cui tranquillamente potete sbarazzarvi. App Advisor a me non interessa, queste tra l'altro non sono neanche app installate, ma sono suggerimenti di app da installare. Quindi vedete, vi basta fare così e andare a premere rimuovi e vi levate il collegamento e fate pulito di quello che non vi serviva. Cosa c'è di specifico che voglio evidenziare su questo tablet? Intanto GoPaint. Io non sono un artista, non sono bravo a disegnare, ma mi sono divertito da matti con il tutorial di GoPaint, e quindi vi faccio vedere. Tra l'altro questa è la M Pencil che insomma vi avevo già fatto intravedere, ed è veramente un eccellente strumento, si ricarica semplicemente poggiandolo qua sopra. Vi faccio vedere che ci sono tantissimi strumenti, guardate quanti tool ci sono e per ciascuno quanti pennelli, quindi se io scelgo inchiostro posso andare a prendermi appunto tutti questi pennelli, ce ne sono guardate quanti, tra l'altro premendo sul più posso andare su quelli personalizzati qua su che sto creando, non vedevo, me ne aspettavo dal basso, e potete crearne altri. Qui ci sono ancora altri strumenti, la gomma per ciascun pennello, ovviamente potete andare a decidere la dimensione o l'intensità del colore. Da quest'altra parte abbiamo tutti i vari strumenti con la possibilità delle impostazioni della tela, la possibilità di selezionare con tantissimi strumenti che vedete qua sotto, la possibilità di modificare quello che avete selezionato. Quindi se io adesso seleziono questo pianeta e anche qualcosina in più, poi tappando qui sono nel tool di modifica con tanto di distorsione, deformazione, figura a mano libera eccetera eccetera. Poi ancora qui abbiamo tutti questi strumenti per quanto riguarda il colore, no, non solo il colore in realtà, sono proprio gli strumenti tipo quelli che potreste avere in Photoshop, e infine i livelli e il tool per la selezione del colore. Per me mi sembra un'app straordinaria. Ovviamente, come vi dicevo, non sono un artista, mentre invece
facendo il recensore apprezzo molto di più l'applicazione delle note, che fa tutto quello che dovrebbe fare una bella applicazione delle note, ma metto l'accento, vi faccio vedere giusto al volo qui tutti i vari strumenti, ci sono queste penne qui con tutti i vari strumenti, bello che ci sia un menu specifico per la matita o lapis, come la chiamiamo noi in Toscana, HB. Tutti questi strumenti, cosa mi piace moltissimo? Questo microfonino che va a registrare l'audio, quindi pensate di essere a una conferenza, in una riunione o a una lezione universitaria e poi potete riprodurre i vostri appunti cronologicamente allo scorrere dell'audio, quindi avete tutta la registrazione e quando guardate un appunto potete capire perché lo avete preso e per cosa aveva senso. Vi faccio vedere, perdo giusto 2 parole, per il resto mi sento di dire che questo per il resto mi sento di dire che questo Harmony OS sia veramente molto simile a un Android, anche perché Huawei ha fatto di tutto per replicare i menu come se fossero i più simili in assoluto, quindi cambia qualcosa qui in dati biometrici, manca tutta la parte di Google ovviamente, ma per il resto veramente c'è praticamente tutto, Huawei Assistant, le funzioni di accessibilità, il Super Hub di Huawei. Vi voglio spendere 2 parole sul multitasking, vi voglio far vedere come funziona perché è leggermente diverso da Android, ma è molto piacevole. Trascinando l'app verso l'alto potete mettere l'icona semplicemente spostandola verso destra e questa è la micro app, ma tappandoci sopra diventa più grande e la potete anche, se volete, ridimensionare. Quando aprite un'altra app, quella torna a essere piccola. Se scorrete invece verso in alto a sinistra, avviate la modalità affiancata e quindi potete aprire 2 app affiancate. Devo dire assolutamente molto bene. Vi faccio rivedere giusto quali sono le funzioni dell'app in finestra, visto che qui abbiamo riduzione icona, full screen, cose che potete fare anche schiaffando l'app di lato o schiaffando l'app verso l'alto per rimetterla full screen. Allora, eccoci in gioco. Tra l'altro una cosa che mi ha stupito è che i frame stanno fra i 40 e gli 80, dipende. In questo caso il tablet è già in uso da un bel po' in modo continuativo, quindi è un po' più basso della media a cui solitamente ho giocato, ma il gioco è veramente fluidissimo. Tra l'altro grafica impostata al massimo, con il frame rate impostato al massimo, quindi stiamo giocando assolutamente al massimo le potenzialità. Se vogliamo un frame rate un po' superiore ci basterebbe abbassare leggermente la qualità grafica, ma non mi sembra proprio ce ne sia bisogno, ed è qui il momento in cui io vi parlo della qualità audio di questo dispositivo, che è sorprendente, veramente mi sono innamorato di questo prodotto prima cosa, proprio detto sinceramente, il display matte, ma seconda cosa assolutamente l'audio. Per la parte multimediale e anche quindi ci includo anche il gaming, è veramente un prodotto notevolissimo, un prodotto veramente molto molto godibile. Vi faccio vedere appunto anche qui, siamo sui 50-60 fps, assolutamente godibile. Tra l'altro avevo paura che, non lo so, che non riuscissi a fare il login con Google eccetera, invece con MicroG non ho avuto assolutamente problemi di questo tipo. Esco dal gioco e vado a levare il tablet dalla cover per farvi rivedere ancora una volta quanto è sottile e cogliere l'occasione per parlare della batteria, che è una 10.100 mAh che vi garantisce di uso intenso almeno un giorno e mezzo, ma anche qualcosa in più. Se lo usate ogni tanto durante la giornata vi dura più giorni perché l'autonomia in stand-by è veramente spettacolare. La ricarica è a 40 watt, supporta il Power Delivery 3.1, non è velocissima, ma non è velocissima perché la batteria è molto grande, con comunque pochi minuti di ricarica vi potete tranquillamente portare a casa anche alcune ore di utilizzo senza problemi e con questa sottigliezza è veramente notevole. E siamo arrivati quindi alle conclusioni. Avete capito che questo Huawei MediaPad 11.5 mi è particolarmente piaciuto. Ovviamente nulla ha senso se non parliamo però anche di prezzi che sono giusti. 349 euro per la versione standard, 50 euro in più, quindi 399 euro per la versione con bundle tastiera, ma fino a fine settembre, fino al 28 settembre mi pare, trovate tutti i dettagli nella recensione,
trovate un codice sconto qui sotto in descrizione che vi fa avere 50 euro di sconto. Allora, io vi do questo consiglio: se questo tablet vi interessa, poi arriviamo alle conclusioni finali, non sono sicuro che opterei per la cover tastiera come gadget in generale solo perché costa 50 euro, ma piuttosto, sempre che non vi serva ovviamente, però se dovete insomma scegliere fra uno delle due, io sinceramente preferirei approfittare dello sconto di 50 euro e per a questo punto di nuovo 399 euro portarvi a casa questi due. Perché? Perché questa costa 99 euro, quindi possiamo arrotondare a 100, e questo invece verrebbe scontato con il codice sconto che trovate in descrizione a 299 euro. A me personalmente la penna è l'accessorio che più mi ha entusiasmato fra i due, ma se vi servisse una cover tastiera, perché magari vi serve anche non solo prendere appunti a mano ma anche digitare, beh, allora potete approfittare del bundle e anche dello sconto dei 50 euro. Questo prodotto per me è stata veramente una bellissima scoperta. Sapevo che andavo incontro a un bellissimo display matte che sinceramente sapevo di adorare, che però provo sempre troppo poco perché non ci sono, perché non si trovano sui dispositivi in circolazione. In più sono stato colpito dalla velocità del sistema, dagli speaker stereo, dai 4 speaker stereo e in generale appunto dalla bontà di questo prodotto. Bisogna ovviamente essere certi che HarmonyOS faccia per il proprio utilizzo, ovvero che non ci sia qualche caso particolare, qualche utilizzo particolare che voi fate del vostro tablet per cui HarmonyOS con comunque Aurora Store, i servizi microG e le app di Google, del Play Store installate, insomma non facciano al caso vostro. Ma per tutti gli altri devo dire che 299 euro per questo tablet sono spesi assolutamente bene. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi ricordo che se volete supportarci è gratuito, vi basterà un click per iscrivervi al canale, un altro per attivare la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: Huawei ci ha fornito un compenso economico per la realizzazione del video, ma non ha avuto modo di darci input editoriale su che cosa dire e non ha potuto modificare questa recensione nei suoi punti fondamentali, ovvero nel nostro giudizio, che rimane appunto il nostro, e questo per noi è fondamentale. Grazie ancora e noi ci vediamo a un prossimo video.